Ciao a tutti, miei cari, e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Se è la prima volta che capitate qui, vi mando un saluto speciale. Accomodatevi, rilassatevi e preparatevi a entrare con noi dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Oggi abbiamo un argomento che, come promesso dal titolo, vi sorprenderà: la reazione di Cenk Torun quando entra in gioco il nome di Mahsine Merabet. Due volti amatissimi, due carriere che si sono incrociate con naturalezza e che hanno lasciato un segno. E quel segno, credetemi, continua a brillare anche quando le luci del set si spengono. Prima di cominciare, un piccolo promemoria: iscrivervi a Stelle Turche Rivelate è il modo migliore per non perdervi nessuna delle nostre storie. È gratis, ci sostiene tantissimo, e a voi basta un click. Grazie di cuore a chi è già parte della nostra famiglia. Siete il motore che ci spinge a raccontare tutto questo con passione. Entriamo nel vivo. Lo scambio di sguardi, le parole misurate, la professionalità. E forse, chissà, qualcosa di più, tra Cenk Torun e Mahsine Merabet. Sono stati compagni di set in un progetto che ha spostato l'asticella in alto, un lavoro che molti ricordano per la chimica potente, quella che si avverte anche da lontano e che fa breccia nel pubblico internazionale. Ma cosa resta quando si stacca l'ultimo ciak? Cosa succede nelle interviste, nei corridoi degli studi, nei dettagli che sfuggono al rumore? Oggi scomporremo proprio quella reazione che ha scatenato discussioni e interpretazioni, con la lente di chi ama leggere il non detto. Un po' di contesto aiuta. Cenk è riconosciuto per l'intensità quieta, un talento che sembra nascere da un pensiero profondo e da un senso naturale dell'eleganza. Sceglie i progetti con cura, parla poco e fa parlare i silenzi. Mahsine, al contrario, incarna una luce magnetica, carisma, grazia, una dolcezza che non esclude affatto la presenza scenica. È capace di passare dalla leggerezza alla densità emotiva senza forzature, con un controllo raffinato che conquista. Insieme hanno dimostrato di saper maneggiare emozioni complesse con una delicatezza rara. Non stupisce, quindi, che ci fosse attesa per una reazione sorprendente. Tra loro, la stima è da sempre evidente, palpabile anche a distanza. Ma di quale reazione parliamo precisamente? Abbiamo messo insieme interviste, commenti social, apparizioni pubbliche e, soprattutto, abbiamo osservato con attenzione il linguaggio del corpo di Cenk quando il discorso tocca Mahsine. Il risultato non è un colpo di scena fragoroso, bensì una trama di segnali sottili, tanto discreti quanto rivelatori. La sorpresa, infatti, non vive nel gesto plateale, ma nel dettaglio che sfugge a chi guarda distrattamente. È nelle piccole crepe dell'armatura, quelle che lasciano filtrare la verità. In più di una conversazione davanti alle telecamere, quando qualcuno pronuncia Mahsine Merabet, sul volto di Cenk appare un sorriso diverso dagli altri. Non è un'educata smorfia di circostanza, illumina il viso, scioglie la postura, rende lo sguardo più chiaro. Per chi segue la sua carriera e conosce la sua misura, quel cambiamento è un indizio eloquente. Cenk non è generoso con le lodi a caso. Quando parla, pesa le parole. Eppure, quando la domanda riguarda la possibilità di lavorare di nuovo con Mahsine, la prudenza professionale si colora di una sfumatura diversa. Ricordate quella risposta che ha fatto il giro dei profili fan? Nessun si è affrettato, nessun annuncio. Solo un mi piacerebbe, se le condizioni fossero giuste, detto con una pausa pensata e un mezzo sorriso che raccontava l'altra metà della frase. L'idea gli piace davvero, non per convenienza, ma per il piacere autentico di ritrovarsi con un artista che considera speciale. Un altro dettaglio che colpisce è come Cenk, generalmente riservato, si apra di più quando il tema è Mahsine. Le storie che condivide sono legate al lavoro, certo, ma hanno sempre una carezza di complicità. Si dice che durante le giornate infinite di riprese, fosse proprio la calma di lei a contagiare tutti, trasformando la fatica in ritmo, l'ansia in presenza. Lui, che tende a rientrare in se stesso, trovava nel modo di stare sul set di Mahsine una misura ideale, una centratura che dava fiato alle scene più dure, che rendeva la concentrazione un fatto collettivo, non un peso. Ed ecco il punto davvero inatteso: il confronto implicito con le altre colleghe. Cenk non lo dichiara apertamente, ma i comportamenti parlano. Quando racconta l'esperienza con Mahsine, i gesti diventano più ampi, le spalle si rilassano, le mani si aprono sul tavolo come a dire qui mi sento a casa. E quando gli chiedono con chi vorrebbe collaborare in futuro, se il nome non è quello di lei, la risposta si fa generica, circospetta.
Ma basta che qualcuno avvicini l'argomento a Massine, anche solo di riflesso, e negli occhi si accende quel lampo che non tradisce. E i social? Lo sappiamo, Cenk non è il tipo da storie quotidiane o da post impulsivi. Proprio per questo, però, ogni suo mi piace o commento minimale su un contenuto che riguarda Massine viene setacciato dai fan come un tesoro archeologico. Chi non conosce la sua discrezione potrebbe liquidarli come gesti minuscoli. Ma chi lo segue da anni sa che, per lui, quei segni sono già una dichiarazione. Massine non è solo un'altra nel suo percorso. È qualcuno che stima, che rispetta a fondo, per cui nutre un affetto speciale. La sorpresa, quindi, si nasconde nella gentilezza dei toni e nella precisione dei gesti. Non c'è una confessione infuocata, né una rivalità rumorosa. C'è la trasparenza tranquilla di un professionista che riconosce la grandezza dell'altra persona e la lascia brillare senza bisogno di fare rumore. È come se, quando parla di lei, in Cenk si accendesse una luce laterale, una luce calda che mette in risalto un lato più tenero del carattere, il lato di chi sa vedere, e sa dirlo senza esagerare. Abbiamo rivisto le sue interviste successive al progetto che li ha consacrati come coppia artistica. Ogni volta che ricompare il nome di Massine, i termini sono scelti con cura, professionalità, dedizione, alchimia. Parole semplici, ma mai usate con leggerezza. Sembra voler misurare ogni sillaba, come se anche nelle frasi volesse onorare la verità di ciò che dice, che accanto a lei lavora bene, e che quel lavorare bene nasce da un'intesa reale. La verità è che entrambi sono artisti fuori dal comune. Quando due talenti così si incontrano, succede qualcosa che sconfina oltre la sceneggiatura. La magia sullo schermo è evidente, ma oggi ci colpisce la magia fuori campo. La maniera in cui Cenk, senza abbandonare la sua compostezza, lascia intravedere una stima profonda per Massine. Non è la sorpresa dello scandalo, è la sorpresa dell'ammirazione che non deve gridare per farsi sentire. Si potrebbe dire che questa reazione sia una piccola lezione di stile. Insegna a esprimere l'apprezzamento senza ridurlo a spettacolo, a far parlare i dettagli al posto dei proclami. Ricorda che i legami più solidi nascono dal rispetto reciproco, dall'ascolto, dal riconoscimento del talento altrui. E per i fan, sapere che l'alchimia che hanno visto non era solo una proiezione, ma la traccia di una sinergia autentica, è un conforto meraviglioso. Riassumendo il nostro viaggio di oggi, abbiamo osservato l'intrigante reazione di Cenk Tohru quando il discorso sfiora Massine Merabet. Abbiamo visto come, dietro la sua nota riservatezza, affiori un'ammirazione sincera, percepibile nei sorrisi, nel modo in cui si sistema sulla sedia, nelle parole selezionate con cura. Non c'è clamore, c'è sostanza. Non c'è enfasi, c'è rispetto profondo e, forse, un affetto che scivola oltre lo schermo senza farsi catturare dalla cronaca. Vale la pena aggiungere un tassello. In più di un'occasione, tecnici e membri del set hanno raccontato di piccoli gesti che, messi in fila, disegnano una mappa. Un caffè lasciato vicino alla sceneggiatura di lei durante una nottata di riprese. Un complimento sussurrato quando nessuno sembrava ascoltare. Un applauso spontaneo a una scena difficile, finita con un abbraccio asciutto ma eloquente. Non sono dichiarazioni, ma sono tracce. E alle tracce, in questo mestiere, conviene credere. Anche il silenzio ha parlato. In quelle rare volte in cui l'intervistatore ha cercato di forzare una risposta più personale, Cenk ha sorriso, ha allontanato con eleganza la domanda. Poi ha riportato la conversazione sul lavoro, ma non prima di avere ribadito quanto sia stimolante condividere il set con chi ti rende migliore. È una frase che suona neutra, eppure, dopo averla ascoltata, resta nell'aria un sapore preciso, riconoscenza, fiducia, un filo invisibile che non ha bisogno di essere tirato per reggere. Massine, dal canto suo, ha risposto con la stessa misura. Quando parla di Cenk, la sua voce si fa morbida. Sottolinea la disciplina, il modo in cui lui sa proteggere la scena, l'attenzione con cui ascolta. E a volte aggiunge un dettaglio buffo, una nota leggera, come per sdrammatizzare l'intensità, perché l'intensità, tra loro, è tanta, e vale la pena distribuirla con grazia. C'è, infine, il capitolo del pubblico. I fan hanno occhi allenati. Notano il polso che si rilassa, il respiro che cambia, il passo che si fa più sicuro quando entrano nella stessa stanza. Notano il rispetto dei tempi, il modo in cui uno aspetta l'altro durante le conferenze, lasciandogli finire la frase. Notano anche le distanze, quelle professionali e utili,
che non cancellano però il calore. Ed è in quel bilanciamento, in quell'equilibrio sottile, che questa storia trova il suo fascino. Non ci sono confessioni da prima pagina, eppure c'è tutto quello che serve per capire. C'è la cura con cui si parlano, la discrezione che li protegge, il gusto di ritrovarsi senza fare rumore. C'è un forse che non ha fretta di diventare sì o no, e che proprio per questo convince di più. Perché le storie più belle, spesso, non hanno bisogno di un titolo urlato, basta il suono di due voci che si rispettano. Se questa reazione ci ha sorpresi, è perché ci ricorda quanto potere abbiano i particolari. Un mezzo sorriso, una pausa, un cenno con la mano. In un'epoca in cui tutto sembra dover essere spiegato, fotografato, esibito, la scelta di restare sobri diventa un gesto rivoluzionario. E Cenk, in questo, è un maestro, lascia che il pubblico intuisca, e a Massi ne regala il privilegio raro di essere nominata con parole che hanno peso. Per chi ama questa coppia artistica, è un segnale rassicurante. Significa che la magia che abbiamo visto non era solo il trucco perfetto di una grande produzione, ma il riflesso di un incontro vero. Un incontro che ha saputo prendersi cura di sé, lontano dagli eccessi, e che continua a vibrare ogni volta che un microfono registra quella luce negli occhi. E ora tocca a voi. Avete notato anche voi questo cambiamento? Quella tenerezza trattenuta? Quel rispetto che si fa musica quando si nominano? Cosa vi ha colpito di più nelle ultime interviste, nelle apparizioni, nelle briciole social? Raccontatemelo nei commenti, li leggo sempre, e le vostre osservazioni aggiungono sfumature preziose a queste storie. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi ama seguire Cenk Torun e Massine Merabet e soprattutto iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate attivando la campanella. Abbiamo in serbo molte altre analisi, molte altre sorprese, e vogliamo viverle insieme a voi. Grazie per essere arrivati fino alla fine, grazie per la fiducia, grazie per l'affetto. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre qui, dove le stelle non smettono mai di parlare.